Ciao a tutti. Allora, buonasera, un po' che non ci vediamo, eh? E spero abbiate passato una buona fresca estate, soprattutto a Roma, da quelle parti. Anche qua a Torino, insomma, è stato qualche cosina di simpatico, veramente. Sembrava di essere a Tunisi, cioè non ha piovuto per 9 mesi. E sono sempre contento di vedervi, passare una serata con voi per uno dei nostri round table. Per dire la verità, così un po' per cominciare a condividere un attimino con chi ci segue, non è che siamo stati proprio con le mani in mano, negli ultimi 2 mesi, perché stiamo preparando un mucchio di cose. Stiamo preparando dei nuovi seminari che abbiamo pronti, ne abbiamo due in particolare che adesso vi condividiamo l'agenda. Sono pronti, sono nuove, diciamo, argomentazioni, sempre sulla falsariga di quelle trattate nei due libri, ma con dei contenuti nuovi che verranno, diciamo, presentati a tutti voi, sia in seminari dal vivo che stiamo organizzando in varie città. Ne sono due o tre già organizzati e siamo sempre disponibili a farne degli altri, purché ci sia qualcuno in loco, ovviamente, che ci dia una mano da un punto di vista almeno logistico. Per cui contattateci, contattate Mattia, Mimo, Serena, Phil, anche me direttamente, se volete organizzarlo nella vostra città, che noi ci attiviamo e riusciamo senz'altro con un minimo di collaborazione a farlo. Ma poi soprattutto questi seminari, come ormai è prassi, diventano delle nuove academy. Quindi il seminario, diciamo, sarà un contenuto chiaramente ridotto, perché tipicamente sono un paio d'ore, che io ovviamente non rispetterò mai, perché sforerò sempre abbondantemente le 2 ore, però diciamo che almeno accademicamente sono 2 ore, poi dopo vediamo quanto ci metto. Ma le academy sono sempre molto più lunghe, sono sempre insomma intorno alle 5 ore. Forse qualcuna di quelle nuove che prepariamo sarà anche più lunga, quindi sarà più una serie di documentari piuttosto che un accademy. Quindi niente, non siamo stati assolutamente con le mani in mano, ci siamo dati da fare, abbiamo lavorato, ci siamo anche molto organizzati e strutturati, quindi non ci avete visto magari per un paio di mesetti, ma non perché non abbiamo lavorato, anzi, ci siamo dati molto da fare. Bene, io direi che possiamo anche cominciare con il condividere qualcosa di quella che sarà questa serata e vorrei ringraziare Bruno, che è un nuovo ospite di questi roundtable. Bruno è un membro dell'Academy, che è un gruppo, diciamo, ristretto su Telegram e facciamo, diciamo, per le persone che si sono dimostrate più attive, più proattive, più impegnate, più collaborative, costruttive. Sto usando tutti gli aggettivi che a me piacciono. E quindi abbiamo il piacere di avere questa sera Bruno come ospite con noi e inviteremo altri ospiti ai prossimi roundtable, per cui spero che questo possa essere un piccolo incentivo a lavorare sempre più in team e non da soli. Questa è una delle bellissime cose che mi sono capitate quest'anno, perché Serena, Phil, Mattia, Mimmo, Alessandra si stanno dimostrando veramente un team fantastico, per cui non sono assolutamente più da solo. Sono davvero felice del fatto che stiamo veramente facendo tantissime cose di cui vedrete prestissimo i risultati e grazie proprio a questo che siamo un team. Però il team è sempre aperto, le porte sono sempre aperte, per cui stasera c'è Bruno, la prossima volta ci sarà senz'altro qualche altro ospite, per cui è veramente un invito a essere parte integrante di questo bellissimo viaggio che ci accomuna grazie alle passioni che abbiamo in comune, perché poi alla fine questi sono, diciamo, degli hobby, non dobbiamo prenderli poi troppo seriamente. Bene, allora, questa sera facciamo un'altra delle puntate dei roundtable che abbiamo intitolato Questions to Max, quindi sono
tutta una serie di domande che emergono un po' nei gruppi Telegram, un po' così, perché ci vengono chieste in via privata, eccetera, alle quali cerchiamo di dedicare un'oretta per dare delle risposte magari un po' più dettagliate, o quantomeno per dibatterne, perché non è detto che abbiamo le risposte. E spesso poi dopo queste risposte sono quelle che poi troverete descritte molto meglio nei vari seminari che ci sono sull'Academy. Colgo l'occasione per ricordarvi che cos'è l'Academy e quali sono i contenuti disponibili ad oggi e nei prossimi 2 mesi. Allora, l'Academy è uno sito di streaming, una sorta di Netflix, se volete, che è stata creata dal team, che credo sia un'ottima idea, nella quale ci siamo impegnati a pubblicare dei contenuti professionali, perché sono tutti registrati in maniera professionale, e sono contenuti molto espansi, sono contenuti molto dettagliati, riguardano sempre comunque l'argomentazione dei 2 libri, ma sono contenuti nuovi che non trovate se non in minima parte trattati nei 2 libri. E sono tipicamente della durata, come dicevo, di 5-6 ore, quindi sono a tutti gli effetti dei nuovi libri multimediali sui due, diciamo, capitoli che ho scritto invece in cartaceo, che per chi avrà la voglia, come sempre mi farà l'onore di guardarli, spero aggiungeranno qualche altro dettaglio in questo percorso che stiamo facendo insieme. Devo dire che hanno dato tanta soddisfazione, sono piaciuti tantissimo, abbiamo ricevuto tantissimi bellissimi feedback. Non sono contenuti gratuiti, anche perché hanno dei costi per la loro realizzazione, però insomma credo che abbiano diciamo una certa valenza e valgano anche il loro costo, ma questo lo lascio giudicare a voi. Ce ne sono 2 già disponibili. Uno è il recente seminario che abbiamo fatto sia a Tivoli che a Roma e riguarda sostanzialmente la tecnologia degli dei per quanto riguarda la loro capacità di volare e si lega a un argomento, diciamo, piuttosto scomodo legato al nazismo e alla seconda guerra mondiale, proprio per fare, diciamo, un percorso storico che abbiamo giudicato essere interessante. In realtà questo era un capitolo che c'era nella prima pubblicazione di Before Us, che poi dopo con la 1 Editori era stato levato, quindi abbiamo pensato di riprenderlo. Quindi questo lo trovate già disponibile oggi sull'Academy. C'è poi dopo il primo che abbiamo messo a disposizione già da parecchio tempo, che è il seminario dell'anno scorso di Roma a Tivoli e sono 6 ore secondo me veramente belle e interessanti che fanno da un lato ripercorrono diciamo quello che è stato questo evento che ha un po' cancellato la nostra memoria, il motivo per cui non ci ricordiamo di quello che c'era prima di questo evento catastrofico, ma poi soprattutto ripercorre anche la rinascita della nostra civiltà, quindi come gli dei abbiano quelli che noi chiamiamo dei, ma che in realtà si trattava diciamo di eruditi, di personaggi dotati di conoscenze fuori dal comune, hanno reinseminato la civiltà e soprattutto da dove arrivavano. È un bellissimo percorso con di nuovo tutti i contenuti nuovi che non trovate nei 2 libri, ma che è estremamente coerente con i 2 libri. E anche questo è un capitolo molto bello. E poi ci saranno i 2 nuovi capitoli, che ripeto, sono quelli anche che verranno presentati in forma sintetica nei seminari nelle varie città. Il primo si intitola 12.850 Before Present, quindi 12.850 anni fa, Apocalisse nel Mediterraneo, e tratta di questo evento globale catastrofico, questo cataclisma cosmico di origine cosmica, di cui si parla negli Dei del Diluvio, ma ne parla per quanto riguarda le zone geografiche vicino a noi, quindi diciamo in generale nel bacino del Mediterraneo. E vedrete che è molto interessante perché il bacino del Mediterraneo non è meno ricco di testimonianze di questo evento catastrofico, per esempio, di quanto lo possa essere il nord del continente americano piuttosto che la Siberia. È veramente molto interessante e qui Mattia veramente mi ha dato
un aiuto infinito dal punto di vista della ricerca. Siamo andati insieme a ricercare ancora una volta quelle che sono ormai delle verità platoniche, quindi tutto quello che Platone ha scritto nel Timeo e nel Crizia sta sempre più trovando un riscontro scientifico e con Mattia ne abbiamo, diciamo, smarcato un altro buon capitolo di cui andremo a parlarvi insieme in questo seminario e in questa Academy. Veramente molto bello. C'è un unico problema che sforeremo abbondantemente le 6 ore, quindi secondo me diventerà veramente una serie televisiva questo, piuttosto che un'Academy. Il secondo che abbiamo pronto è un altro degli aspetti molto interessanti che riguardano, diciamo, questa storia alternativa di cui parliamo sempre, e il titolo è Progetto Sapiens, siamo terrestri, e affronta una delle tematiche che sempre mi viene chiesta, no? Una delle domande che mi viene sempre fatta è: ma allora siamo imparentati con gli extraterrestri? Di chi siamo figli noi? Insomma, chi è nostro padre? Che non riusciamo di capirlo, no? Noi siamo... La cosa simpatica del Sapiens è che ha tutti i parenti più stretti tranne che i genitori, quindi siamo orfani di genitori ma abbiamo tutti i parenti più stretti, quindi non riusciamo a capire evolutivamente parlando chi fosse, almeno uno dei nostri genitori non riusciamo a capire chi fosse. E quindi va a indirizzare quello che poi era anche il primo capitolo che si chiamava Paleogenetica di prima di noi, ma lo va a indirizzare in una maniera decisamente molto più dettagliata. Per esempio, siamo andati a vedere molto bene cosa ha detto uno dei padri della teoria della selezione naturale, come Wallace, e l'abbiamo trovato estremamente attuale, cioè un qualche cosa che si combina molto bene con i risultati, per esempio, della nuova scienza che va a esaminare il DNA. Quindi questi sono le Academy già disponibili, le altre due che verranno aggiunte a brevissimo, giusto il tempo di fare le riprese, farne l'editing e poi pubblicare. Bene, detto questo possiamo iniziare la serata con la prossima delle domande che abbiamo selezionato, a cui tenteremo di rispondere, quantomeno faremo un dibattito. Bene, la prossima domanda. La prossima domanda che abbiamo selezionato è molto molto intrigante, perlomeno a me ha colpito tantissimo. Noi abbiamo, credo, con prima di noi, ragionevolmente dimostrato. Io personalmente, ma è chiaramente la mia opinione, ritengo che veramente bisogna bendarsi gli occhi e mettersi ancora due mani sulle bende per non vedere le migliaia di evidenze che ci testimoniano la presenza di una civiltà avanzata prima della nostra. Quindi sono ragionevolmente convinto, per questo che dico che insomma, io credo che sia un qualche cosa che per chi ha gli occhi per vedere e vuole vedere è dimostrato. Quindi c'era una civiltà avanzata prima della nostra, poi possiamo dibattere a lungo su cosa vogliamo dire con avanzata, possiamo dibattere a lungo su dove fosse, su chi fosse, da dove arrivasse, però che ci fosse una civiltà avanzata, quindi dotata di cultura, di scrittura, di mezzi di comunicazione, senz'altro, di conoscenze scientifiche, cioè ci sono veramente zero dubbi su questo. Quindi era una civiltà che era antediluviana, semplicemente perché con il diluvio universale, quello che noi chiamiamo diluvio universale, che poi noi sappiamo essere un cataclisma di origine cosmica, di cui il diluvio è solo una delle tante conseguenze, è andata distrutta e con essa è anche andata distrutta praticamente la memoria di questa civiltà, per cui noi soffriamo di questa amnesia, non ci ricordiamo di questa civiltà. Quindi era una civiltà antediluviana. Noi sappiamo che quel cataclisma ha avuto origine 12.850 anni fa, questo lo sappiamo, insomma, con una ragionevole approssimazione. Sappiamo che il periodo è quello. Quindi sappiamo che quella civiltà esisteva prima di 12.850 anni fa. Ma la domanda qua è intrigante, perché la domanda è: ma quando ebbe origine quella civiltà? Quindi stiamo parlando di una civiltà che si sviluppò 15.000 anni fa? 20.000 anni fa?
oppure 100.000, oppure mezzo milione, oppure chissà quando. Quindi abbiamo posto un limite, diciamo, temporale vicino a noi, che sono 12.850 anni fa. Sappiamo che quella civiltà c'era ed era sviluppata, ma non sappiamo quando ebbe origine quella civiltà. E quindi questa sera proviamo insieme a vedere se c'è qualche indizio che quantomeno ci possa dare qualche idea su quando quella civiltà potrebbe aver avuto origine. Ho interpretato bene la domanda? Serena, è corretto? Sì, sì, no, tra l'altro, mi senti? Sì che ti sento. Ok, tra l'altro nel Timeo è esplicito che ci fosse una civiltà antediluviana, perché noi sappiamo che il sacerdote di Sais, quando parla con Solone, gli dice ci sono i registri di tutti gli avvenimenti e di questi molteplici diluvi che sono stati protagonisti su questa terra, e qualcuno quei registri li avrà scritti, quindi Eh sì. implicitamente anche questo c'è da, Tra da l'altro dare. poi, tra l'altro poi dopo, giusto per confermare quello che hai detto, cioè non è soltanto il Timeo e Platone che dice questa cosa, per No, esempio no, no, no. lo dice Diodoro Siculo, Sì, lo sì, sì. confermano Strabone. le scritte sui tempi egizi, con i testi di Edfu, per cui veramente questa cosa la troviamo scritta da tutte le parti. E fra l'altro non è che ci siano scritte delle, diciamo, cose fantasiose, ci sono scritte delle cose che la moderna scienza ha ragionevolmente confermato. E qui torno al discorso che facevo delle ricerche ultime fatte con Mattia, per cui quando parliamo di verità platoniche di questo stiamo parlando. La scienza moderna conferma tutto quello che Platone ha detto, per filo per segno. Quindi il Timeo e il Crizio dovrebbero essere due testi non studiati al liceo classico, ma quantomeno al liceo scientifico, quantomeno, non a quello classico, perché vengono trattati come testi filosofici, mentre sono testi scientifici. Perlomeno, questa è l'opinione di un ingegnere che sarà un po' deviata, perché sono ingegnere, però questa è l'idea che io mi sono fatto. Bene, beh, cominciamo un attimino a vedere. Allora, tanto partiamo da quella che ormai è diventata la mia slide di riferimento, perché sempre di lì si va a partire. Quindi, su questo, diciamo, arco temporale che caratterizza la vita che ci ha visto protagonisti su questo pianeta, vediamo la nostra comparsa più o meno intorno a 300.000 anni, perlomeno questo è quello che abbiamo noi adesso, cioè tra 250 e 300.000 anni sembra che sia comparso questo ominide, fra l'altro è comparso dal nulla, perché le ultimissime ricerche non ci vedono, per esempio, imparentati con l'Erectus, per cui sembra che noi siamo comparsi da un ramo di questa famiglia degli ominidi che si evolve dalle scimmie antropomorfe, che però è un ramo morto perché non porta da nessuna parte. Cioè, sembrerebbe che il Sapiens, che già appare con una serie di caratteristiche inspiegabili, non sia neanche legato all'Erectus, quindi arrivi da qualche altro, quindi a maggior ragione conferma che siamo orfani di genitori, non si sa chi fossero i nostri genitori. Sappiamo che più o meno noi compariamo su questo pianeta 300.000 anni fa. Sappiamo chiaramente che la nostra civiltà si è sviluppata ragionevolmente nell'arco degli ultimi 10.000 anni, più o meno sono quelli. Ora, le ultime scoperte, vedi, Göbekli Tepe, stanno arretrando un pochettino, comunque stiamo parlando di una manciata di migliaia di anni. Se non sono 10.000, sono 11.600, se non saranno 11.600, saranno poco di più, quindi di quello stiamo parlando. E fino a qua, diciamo, più o meno abbiamo delle ragionevoli certezze. Ora, noi sappiamo che però ci sono dei grossi punti di domanda. Uno di punto di domanda è cosa è successo intorno a 12.850 anni fa che ci ha fatto dimenticare tutto quello che c'era prima, di cui abbiamo un'infinita evidenza, e qui mi sto riferendo al libro Prima di noi. E diciamo che questo punto di vista l'abbiamo anche abbastanza smarcato con gli dei del diluvio, perché sappiamo che è successo questo cataclisma immane che è quasi difficile da descrivere per le sue conseguenze sulla civiltà e sull'umanità, che ci ha fatto sostanzialmente dimenticare tutto quello che c'era prima.
Ora, la domanda è sostanzialmente è, bene, ma questa civiltà quando diciamo, si è sviluppata? Si è sviluppata per esempio nell'arco di questi, dai 300.000 anni in cui è comparso questo prototipo di Neil Armstrong, quindi il Sapiens, dotato di tutte le facoltà mentali e di tutte le facoltà fisiche, perché questo è molto importante, cioè l'uomo Sapiens di 300.000 anni fa aveva il nostro cervello, cioè non aveva un qualcosa di più rudimentale ma più evoluto di un Erectus, no, aveva esattamente le nostre capacità mentali. Quindi viene già difficile comprendere come mai in 290.000 anni non le abbia usate e non abbia fatto nulla. E in effetti non è così, perché abbiamo tutta evidenza che le abbia usate e abbia sviluppato una civiltà. Ma attenzione, perché nulla vieterebbe di spostarsi ancora più a sinistra di questa scala temporale, quindi uscire dalla slide e quindi anticipare addirittura la comparsa del Sapiens su questo pianeta, perché nessuno fino a questo momento ha posto un limite. Quindi potremmo anche spostarci ancora più a sinistra. Quindi vediamo stasera se abbiamo qualche indizio su cui ragionare che ci fa capire temporalmente dove potremmo andare a posizionare o quantomeno quanto in là possiamo spostare questo inizio di questa civiltà di prima di noi. Io ne ho trovato qualcuno. Vediamo se siamo tutti d'accordo e vediamo se voi ne avete degli altri. Allora, il primo che ho trovato è, come si può dire, geoplanetario, mi verrebbe da dirla proprio così. La prendo molto alle lunghe perché vorrei dettagliare ovviamente il ragionamento e la risposta. Ora, cominciamo così. Le fasce climatiche nel nostro pianeta e le stagionalità, quindi noi abbiamo le stagioni sul nostro pianeta per un semplice motivo, che è l'inclinazione dell'asse di rotazione terrestre. Come vedete, l'asse terrestre, quello tratteggiato in azzurro, è inclinato rispetto alla verticale del piano del pianeta. dell'ellittica, per cui quando il pianeta ruota intorno al Sole, i suoi rispettivi punti, quindi i vari punti alla loro latitudine, vengono colpiti in maniera più, diciamo, o meno inclinata dei raggi solari. Quindi quando il raggio incide in maniera diretta, siamo in estate, quindi scalda di più. Quando il raggio viene deflesso perché incide in maniera meno diretta sulla superficie terrestre, quella zona si trova in inverno. E chiaramente questo viene anche a creare delle fasce climatiche, perché la fascia equatoriale è sempre più o meno colpita nella stessa maniera, quindi ha sempre lo stesso tipo di irraggiamento. Le fasce tropicali sono molto più temperate, hanno una stagionalità, ma hanno una stagionalità tutto sommato dolce, mentre le fasce ovviamente polari hanno una stagionalità estremamente accentuata, sia in termini di condizioni di luminosità, per esempio, sia in termini ovviamente di condizioni di temperatura di abitabilità. Quindi questo è fondamentalmente il meccanismo che regola le fasce climatiche e le stagioni sul nostro pianeta. Quindi noi siamo soliti dividere il pianeta in una fascia molto calda, che è quella intorno all'equatore o all'interno delle due latitudini di 30 gradi. Poi abbiamo una fascia che tutto sommato ha quella molto abitabile, facilmente abitabile, che è quella che vede l'Italia piazzata in un'ottima posizione, che è la zona temperata, e poi dopo abbiamo le zone polari che sono chiaramente estremamente inospitali. Bene, se si va a fare qualche analisi, per esempio, vi riporto questa, che è una rappresentazione grafica di una serie di dati statistici che ho riportato negli dei del diluvio, si nota immediatamente qualcosa che non torna, perché quando sono stati fatti diciamo delle rilevazioni di vario tipo, adesso non sto a dettagliarle, in questi punti che vedete che io ho segnato o con un pallino rosso o con un pallino azzurro, queste rilevazioni ci dicono sostanzialmente che più o meno intorno a 15.000 anni fa, in quelle zone il clima fosse
più o meno temperato. Quindi dove ho messo un pallino rosso il clima era temperato, sostanzialmente un clima che potremmo definire quello della nostra fascia attuale. Dove ho messo un pallino azzurro il clima era invece artico, quindi era un clima polare. E capite immediatamente che c'è già qualcosa che non torna, perché abbiamo i pallini con un clima artico in quelle che oggi sono le fasce temperate, perché ce li troviamo all'altezza di New York o comunque all'altezza del Canada, che per tanto fresco che sia è comunque un posto abitabile. E poi ci troviamo dei pallini temperati in Alaska, nel nord della Groenlandia, nell'isola di Baffin e in questi posti. Quindi c'è già qualcosa che non torna. Com'è possibile questa cosa? Come si spiega questa cosa? Non torna con le attuali fasce climatiche, il che ci fa pensare che le fasce climatiche 15.000 anni fa fossero diverse, ma non sono diverse nel senso che magari erano un po' più espanse o un po' più compresse, sono addirittura sembrano invertite. Quindi è un messaggio piuttosto pesante, è un indizio che va assolutamente considerato, perché non si può dire, beh sì, ma c'era l'era glaciale, quindi le fasce temperate erano un po' più compresse, le fasce artiche erano un po' più espanse. No, perché qua ci troviamo caldo in Groenlandia e ci troviamo freddo a New York, quindi c'è qualcosa che chiaramente non torna. Di queste incongruenze che accademicamente, a meno di non considerare le nostre ipotesi, non si riescono a spiegare, ce ne sono delle altre. Questa è un'altra veramente eclatante, che fra l'altro è emersa in uno dei blog, in uno dei canali Telegram, credo oggi o ieri. Ehm, una delle glaciazioni di cui abbiamo trovato testimonianza aveva il suo centro più o meno a metà, nella parte sud dell'attuale continente indiano. Ora, proseguendo a nord verso il Pakistan, abbiamo trovato il limite estremo di questa glaciazione, quindi i ghiacci coprivano tutta l'India fino a quella località che si chiama Salt Range nel Pakistan. Quindi, facendo l'ipotesi che, diciamo, la glaciazione segua, diciamo, i contorni di un polo, quindi di un circolo polare artico, che è un'ipotesi estremamente ragionevole, e prendendo il raggio tra il punto centrale di questa glaciazione, Salt Range, e tracciando questo cerchio, la parte opposta va all'equatore. Quindi noi dobbiamo presumere che c'è stato un momento in cui un'enorme glaciazione ha coperto tutto il continente indiano ed è scesa fino alle attuali latitudini zero, quindi equatoriale. Come si può spiegare questa cosa? Questa è una cosa veramente impossibile da spiegare e infatti non la sanno assolutamente spiegare. Ora, Non la vogliono accettare. ma sai, come sempre quando escono delle nuove realtà scientifiche che scardinano tutto quello che c'era prima, c'è un po' di resistenza. E questo è quello che infatti dicono almeno gli accademici che hanno il coraggio di ammettere non ci abbiamo capito una cippa. Cioè loro dicono non abbiamo ancora trovato una spiegazione soddisfacente del perché l'India, l'Africa, l'Australia e il Sud America abbiano sviluppato grandi calotte di ghiaccio alla fine del Paleozoico, mentre l'Europa e il Nord America sono state solo leggermente toccate dal gelo. Quindi non torna nulla con quelle che sono le fasce climatiche attuali, questo è il mio messaggio. Quindi quando noi parliamo del passato e nella nostra testa abbiamo le attuali fasce climatiche, l'attuale posizione dei poli, perché lì sto arrivando, stiamo partendo con buona sostanza da delle ipotesi errate. Quindi se continuiamo a ragionare così non possiamo che incastrarci e non trovare le spiegazioni. Infatti non le trovano le spiegazioni. Ma perché non le trovano? Perché ragionano con l'invarianza, diciamo, della posizione dei poli ed è quello l'errore. Quello è chiaramente l'errore. Ora, c'era la glaciazione lì perché il polo nord o quello sud, questo è difficile magari adesso da constatare, stavano centrati sul centro dell'India. Quindi la vera risposta da dare non è perché ci fosse il ghiaccio lì, c'era il ghiaccio perché lì c'era il polo. La vera risposta da dare è perché il polo fosse lì e come si è spostato lì. Quindi va cambiata veramente la domanda, vanno cambiate le ipotesi iniziali.
Se andiamo all'ultima era glaciale, beh, noi ci trovavamo sostanzialmente due calotte di ghiaccio, una enorme che copriva tutto il Nord America, nel senso della parte nord degli Stati Uniti America attuali e tutto il Canada, e una calotta che invece era quella di Wurm, che copriva tutta la Siberia, diciamo, occidentale, tutta la penisola scandinava, il Baltico, sicuramente la Polonia, la Germania, in parte l'Inghilterra, e poi dopo anche, per esempio, in Italia, si estendeva in maniera massiccia e pesante sulle Alpi, molto di più di quello che non sia oggi. Queste sono altre rappresentazioni di quelle che sono le due glaciazioni di Wisconsin e di Hurm, che sono terminate intorno a, diciamo, 11.000 anni fa, qualcosa del genere. Sono terminate in maniera estremamente repentina, cioè questi ghiacci hanno impiegato 100.000 anni a formarsi e nell'arco di 5.000 anni non ce n'era più traccia. E questo è un altro dato molto interessante, perché la natura non fa queste cose asimmetriche. Sono equazioni di termodinamica, cioè se tanto ci ha messo a riscaldarsi, tanto ci mette a sciogliersi. Quindi se si è sciolta vuol dire che è arrivata più energia e questo dovrebbe di nuovo far venire in mente qualche domanda. Da Se dove è andiamo, scaturita l'energia? per esempio, questo viene chiamato paradosso energetico, no? Pensate che se voi prendete tutta la calotta di Wisconsin, quindi quella nordamericana, e la posizionate nel punto più caldo della Terra, quindi all'equatore, comunque avrebbe bisogno di 20-25 mila anni per sciogliersi con l'irraggiamento solare. Quindi è abbastanza evidente che non è stato il calore del Sole a scioglierla. Ma se non è stato il calore del Sole a scioglierla, ci deve essere stata un'altra fonte esterna. E ne esiste una sola in grado di farlo. Si chiamano Tontemok. Sono i nostri simpatici amici orbitanti che ogni tanto, ogni volo della Fenice, ci tornano a bussare alla porta. E quando bussano, di solito la buttano giù la porta. I fetonti. I fetonti. Questa è una rappresentazione di dove arrivarono i ghiacci della calotta di Hurman, in Inghilterra, per esempio. Cioè, arrivarono a bussare alle porte di Londra, tutto il nord dell'Inghilterra, tutta l'Irlanda era sotto una calotta di ghiacci. È interessante perché abbiamo anche delle piantine che arrivano dalla notte dei tempi che casualmente hanno proprio rappresentata solo la parte sud dell'Inghilterra. Quella nord non è rappresentata per il semplice motivo che era sotto i ghiacci. Ma la naturale conclusione di questo discorso è che quando hanno fatto quelle piantine c'era la glaciazione, quindi qualcuno 12.850 anni fa, al più tardi, sapeva disegnare le piantine in giro per il pianeta, che già è coerente con le risposte che dobbiamo dare stasera. Ora, se la guardiamo un po' meglio questa glaciazione, c'è di nuovo qualcosa di strano. Che cos'ha di strano questa glaciazione? È a semicerchio? Che è a semicerchio, ancora meglio che non rispetta le fasce climatiche, perché capite molto bene che se rispettasse le fasce climatiche, insomma, il ghiaccio, se c'è ghiaccio a Londra, cioè, dovrebbe esserci ghiaccio anche insomma, in Azerbaigian, in tutta questa parte diciamo sud delle repubbliche ex sovietiche, mentre erano libere dai ghiacci. Qua ci troviamo paradossalmente la Siberia nord-orientale libera dai ghiacci e Londra assediata dai ghiacci. Quindi c'è qualcosa che non torna. Sembra quasi che le fasce climatiche siano girate, ok? Siano girate in un'altra maniera. E infatti questo è anche confermato in maniera multidisciplinare, per esempio, come ho descritto negli dei del diluvio, per esempio dai ritrovamenti dei fossili, delle ossa dei fossili di mammut. I mammut, che non erano assolutamente animali artici, erano animali abituati a vivere in climi temperati, che avevano necessità di grandi quantità di cibo, quindi potevano solo vivere in clima temperati. Quindi bisognerebbe fare una petizione alla Disney e spiegargli che l'era glaciale va rivista. Si trovano tutti disposti lungo questo semicerchio.
a conferma che quello era, diciamo, il limite abitabile, quantomeno per loro, in quel periodo. Quindi quello era, se volete, il circolo polare di quel periodo. Quindi il semicerchio deriva proprio da questo. Che corrisponde poi alla glaciazione del Wisconsin, perché abbiamo la stessa... Che corrisponde alla glaciazione del Wisconsin. Ora, gli studi di Charles Epcot, che è stato un grande della seconda metà del 1900, io consiglio a tutti quando mi chiedete che libri andare a leggere, insomma, non si può non aver letto almeno un paio di libri di Charles Epcot, collezionando un vastissimo numero di ricerche scientifiche multidisciplinari, è arrivato a ragionevolmente ipotizzare che tra 75.000 e 50.000 anni fa il Polo Nord si trovasse centrato tra sostanzialmente la Groenlandia, l'Islanda e la Norvegia. In quel punto 73 gradi nord e 10 est che vi ho evidenziato su questa piantina. Quindi trovate in giallo l'attuale circolo polare artico, l'attuale Polo Nord, e trovate in rosso quello che era, perché dobbiamo presumere che più o meno la dimensione fosse la stessa, il circolo polare artico tra 75.000 e 50.000 anni fa. Ora, se noi andiamo a sovrapporre le piantine, ovviamente tutto torna perfettamente. Quindi capiamo questo semicerchio, Bruno, lo capiamo molto bene. Non è che era un semicerchio. A noi adesso ci sembra un semicerchio perché partiamo dall'ipotesi errata, che è quella di considerare il Polo Nord dove è oggi. Ma se noi il Polo Nord lo mettiamo dove era allora, non è più, sostanzialmente non c'è più nulla di strano. È la fascia climatica così come sarebbe se il Polo Nord fosse in quel punto. Quindi, ripeto, tutto torna e non considerare la possibilità che il Polo Nord, i poli si spostino in maniera significativa, pregiudica qualunque altro tipo di ragionamento possibile. Per cui per quello che non si riescono poi a trovare le risposte, perché si parte da un'ipotesi, da un dogma sbagliato, il dogma che il polo debba stare lì. Non sta lì. Il problema è spiegare perché si muove, perché si sposta. Charles Epcot ha fatto qualcosa di più, perché è andato ancora a ritroso nel tempo e ha determinato altre due posizioni del Polo Nord. La prima, che è quella in blu, è la posizione che il Polo Nord assunse da 50.000 a 12.850 anni fa. E il centro del circolo polare artico in quel periodo, quindi fino alla fine, fino all'evento catastrofico che ha caratterizzato lo Younger Dryas, era centrato sulla baia di Hudson, sostanzialmente nell'attuale Canada sul confine con gli Stati Uniti d'America. Ora, se ricordate adesso i primi dati che vi ho fatto vedere, come vedete, per esempio, il nord della Groenlandia è fuori da questo circolo polare artico, perché vedete che il nord della Groenlandia sta fuori da questo circolo polare azzurro. Ecco perché in quel punto il clima era temperato. L'Alaska sta fuori da questo circolo polare artico. Ecco perché quel punto era temperato. New York sta dentro questo circolo polare artico. Ecco perché qui il clima era estremamente freddo e glaciale. Quindi non c'è nulla di incoerente in quei dati nel momento in cui si considera che il Polo Nord stava centrato sulla baia di Hudson. Come vedete, con un minimo di apertura mentale, guardando i dati scientifici, torna tutto. Ci si ritrova subito istantaneamente. Ora, quindi ci troviamo il Polo Nord attuale in giallo, il Polo Nord in rosso, quello tra 75 e 80.000 anni fa e 50.000 anni fa, quello che ha generato la calotta glaciale europea. Ecco, questo spiega un'altra cosa. La calotta glaciale europea era più sottile di quella americana, molto più sottile. Perché era più sottile? Perché la calotta glaciale europea non si era formata come quella americana con il Polo Nord centrato sulla baia di Hudson, ma era ciò che rimaneva della calotta polare che si era formata qualche migliaio di anni prima quando il Polo Nord stava tra la Norvegia e l'Islanda. Quindi era una calotta vecchia in fase di scioglimento, per quello che era più sottile, era più piccola. Mentre questa era una calotta
di dimensioni incredibili, insomma stiamo parlando di 2 chilometri, 3 chilometri di ghiaccio di spessore sui grandi laghi e sulle zone del confine canadese e statunitense di attuale. Perché? Perché era esattamente al Polo Nord. C'è anche un'altra caratteristica molto importante di cui parliamo nella prossima puntata, il fatto che questo circolo polare artico fosse sulla terraferma. E questo purtroppo è la causa scatenante del cataclisma che ha devastato l'intero pianeta. Quella calotta non stava sull'acqua, come per esempio oggi sta qua, quindi sta quasi tutta sull'acqua, qua stava solidamente ancorata sul terreno e quell'ancoraggio ci ha letteralmente fregato. Charles Apcott ha anche ipotizzato quello che potesse essere il Polo Nord prima di 75.000 anni fa. Tenete presente che è molto difficile andare troppo indietro perché ogni volta che succedono questi cataclismi tendono a cancellare tutto quello che c'era prima, quindi le tracce sono sempre più labili. Però c'è una significativa evidenza che il Polo Nord, prima di 75.000 anni fa, fosse incentrato sullo Yukon, quindi al confine tra l'Alaska statunitense e il Canada, quindi da queste parti. Quindi sempre estendendo il concetto del circolo polare artico, il Polo Nord e il circolo polare artico erano questo verde e siamo nello Yukon. Perché questo è rilevante? Questo è rilevante perché si combina con un'altra cosa molto interessante. Ah, fra l'altro, sempre per giocare con le sovrapposizioni, casualmente se uno sovrappone la mappa dell'estensione dei ghiacci, diciamo della calotta del Wisconsin, come vedete stanno perfettamente all'interno del circolo polare artico di allora. Qualcuno si è mai domandato come mai la Groenlandia sia ancora ghiacciata e il nord del Canada invece abbia perso tutti i suoi ghiacci? Beh, la risposta la vedete lì, perché la Groenlandia è sempre Sembra rimasta esagerato. all'interno di uno dei circoli polari, quindi in un modo o nell'altro gli è sempre andata male. Per quello ci sono ancora i ghiacci sulla Groenlandia e alle stesse latitudini del Canada i ghiacci non ci sono più. Mm? Non fa una piega, cioè potete girarla come volete, ma non fa una piega. Poi se non si vuole ammettere lo spostamento dei poli e quindi lo scorrimento della crosta terrestre, vabbè, questo è un altro discorso, ma le evidenze sono tutte lì. E negli dei del diluvio ne trovate tante altre di evidenze. Bene, dopo questo preambolo proviamo a dare una prima risposta alla domanda. Un interessante ricercatore amatoriale come me, Jim Allison, ha fatto notare una seguente cosa. Ha fatto notare un qualcosa che accomuna tutti questi luoghi, diciamo, mitici, simbolo, megalitici, diciamo, che in un modo o nell'altro, anche per chi ha letto prima di noi o ha sentito diverse delle mie conferenze, sa che hanno un qualche cosa di mistico al loro interno, no? Tutti questi luoghi disposti sul pianeta, anche molto distanti l'uno dall'altro, hanno qualcosa in comune. E la cosa che hanno in comune è abbastanza incredibile. Hanno in comune il fatto di trovarsi tutti su quello che possiamo definire un grande cerchio. Quindi si trovano tutti su un cerchio, non lo chiamo equatore, lo chiamo cerchio, si chiamano grandi cerchi, quindi sono sostanzialmente, diciamo, non dei paralleli, perché potrebbero avere un'inclinazione diversa, ma sono l'equivalente di un parallelo con un'inclinazione diversa del pianeta. Tutti questi luoghi che ho menzionato si trovano sullo stesso grande cerchio del pianeta e si trovano su questo grande cerchio con una precisione che si fa veramente fatica a pensare che possa essere casuale. Quindi l'ordine della precisione è di qualche miglio, quindi si trovano allineati perfettamente. Ora, se considerate quello che è successo 12.850 anni fa, il fatto che insomma diverse zone del pianeta si siano spostate, innalzate, abbassate, i mari si siano innalzati e spostati, quindi le isole si siano rimpicciolite e tutto quello che è successo, ritrovare ancora questo allineamento è qualcosa di assolutamente eccezionale. Veramente difficile pensare
che questo allineamento sia frutto del caso. Io direi che statisticamente è impossibile che sia frutto del caso. Ora, se si va a guardare un attimino questo grande cerchio, questo allineamento, che caratterizza questi luoghi simbolici, e si fa quella che potrebbe essere chiamata una proiezione azimutale, quindi si considera questo grande cerchio e si cerca quello che è l'equivalente del polo di questo cerchio, quindi si fa una proiezione. Ebbene, questo grande cerchio ha delle caratteristiche molto particolari. Allora, innanzitutto è un grande cerchio che tra tutte le dimensioni che potrebbe avere, quindi tra tutta la lunghezza che potrebbe avere, ha una lunghezza che è molto prossima a quella dell'equatore attuale, cioè ma molto prossima a quella dell'equatore. Ora, se voi considerate che il cerchio potrebbe essere messo molto a nord, quindi avrebbe una dimensione molto più piccola, o potrebbe essere messo a sud, avrebbe comunque una dimensione molto più piccola. Se ha una dimensione simile a quella dell'equatore, vuol dire che era un cerchio che comunque era vicino a quella che è l'equatore attuale, con un'inclinazione diversa. Se poi considerate anche il fatto che la Terra è schiacciata, quindi non è una sfera perfetta, e che quindi se io idealmente la muovo, la sposto, quindi vado a spostare l'equatore, non è detto che l'equatore nuova continui a misurare precisamente quello che misurava la vecchia, perché le masse si distribuiscono in maniera diversa e il bulbo equatoriale potrebbe espandersi un pochino o contrarsi un pochino, quindi non è detto che l'equatore rimanga la stessa, ma è impressionante che la differenza sia veramente minima, veramente minima. Quindi viene il sospetto che quello non fosse semplicemente un grande cerchio, ma che fosse un grande cerchio equatoriale. Viene il sospetto molto forte che fosse un grande cerchio equatoriale. Quindi combinando tutte queste cose, se uno fa questa proiezione azimutale e va a cercare il polo nord di quel grande cerchio, quel polo nord casualmente va a cadere nello Yukon, nel nord dell'Alaska, esattamente dove l'ha messo Charles Epcot, con un'analisi che non c'entra nulla con quella che è fatta adesso. E parliamo quindi della fascia di millenni? Ora, questo polo nord si è spostato da lì nel centro, diciamo, del mare tra Groenlandia e Norvegia 75.000 anni fa. Quindi stiamo parlando di prima di 75.000 anni fa. Quindi, mettendo insieme tutti i dati che abbiamo, stiamo dicendo che c'è una serie di luoghi simbolo, inclusi siti megalitici come Giza, per esempio, o l'Antaitambo, o l'isola di Pasqua, o Angkor Wat, o tanti altri, che stanno su un grande cerchio equatoriale, il cui polo nord corrisponde al polo nord di 80.000 anni fa. Quindi se il ragionamento è, diciamo, corretto, no? Se la logica viene seguita ed è corretto, possiamo dire la seguente cosa. Possiamo dire, uno, che tutti questi siti in qualche maniera erano posizionati su quella che allora era l'equatore, che è questo grande cerchio. Allora quando? 80.000 anni fa. Ma questo vuol dire che chi ha scelto quei siti, chi ha, diciamo, anche in quei siti sviluppato quella cultura e quella civiltà, di cui noi abbiamo una certa evidenza, Giza, Ollantaytambo, l'isola di Pasqua e tutto il resto, era una civiltà in grado di fare già quelle cose 80.000 anni fa. Quindi abbiamo già spostato la sbarra, diciamo, un po' più in là del diluvio e del grande evento cataclismico di 12.850 anni fa. Almeno 80.000 anni fa. Se poi dopo uno ragionevolmente ipotizza che per sviluppare una civiltà che ti fa Ollantaytambo servono almeno 5.000 anni, 10.000 anni di sviluppo, insomma ci spostiamo tranquillamente nei dintorni di 100.000 anni fa. Quindi il primo tassello geologico che possiamo piazzare in questo caso è che quella civiltà di prima di noi c'era già intorno a 100.000 anni fa. Serena, what's up? No, mi chiedevo, volevo capire anche questo, si può anche supporre che questa civiltà
quindi parliamo di 80.000 anni fa, era in grado anche di allinearli tutti fascia ipotetica equatoriale di allora, e non a caso li ha fatti lì, perché noi Que- sappiamo, per chi ha letto gli dei del diluvio, e comunque che nel geoide la figura dell'equatore era il punto di massimo equilibrio, dove diciamo rispetto a tutto ciò che sarebbe poi accaduto tra il polo nord e il polo sud e quello che c'era in mezzo, sarebbe rimasto in piedi, tra virgolette. Lì stai aprendo un vaso di Pandora, perché se diamo per buone le ipotesi che abbiamo fatto adesso, uno, giustamente come dici tu, non è che solo questi hanno fatto Ollanta e Tambo, quindi che spostavano massi enormi e li levigavano come noi non sappiamo fare, ma sapevano anche allineare tutti questi siti lungo quella che era l'equatore, quindi avevano conoscenze geoplanetarie, insomma, che sono quelle che per noi sono frutto della tecnologia degli ultimi 40 anni, insomma, di questo stiamo parlando. Quindi, quantomeno avere una tecnologia da questo punto di vista come la nostra attuale, mm? Che voglio dire è già tanto. Beh, poi dopo ci sarebbe l'altra considerazione che giustamente hai fatto: perché l'hanno piazzati all'equatore? Perché l'hanno piazzati all'equatore? Non so, ragazzi, io. Forse le stagionalità erano diverse, magari c'era una fascia, se l'asse magari era meno inclinato o addirittura forse non era inclinato per niente rispetto all'eclittica. Magari vivevano in un'eterna primavera, in un'eterna estate in quel punto. Sì, sì, io non lo so, è un dibattito aperto. Io un- una cosa la butto lì. Cioè, se io vivo nell'ottica dei secoli, come noi oggi, cioè noi oggi tutto quello che facciamo lo facciamo con una cortomiranza dell'arco di qualche decennio. Cioè non ce n'è, per esempio, guardate come stiamo riducendo il pianeta, non ce ne può fregare di meno di come sarà il pianeta fra 200 anni. L'importante è che stiamo bene noi e la prossima generazione. Questo è il nostro modo di ragionare. Se questa civiltà, come sembra, c'era 100.000 anni fa, probabilmente avevano diciamo, una visione, no, della durata della loro civiltà che andava ben al di là. Quindi ragionavano nell'ottica delle migliaia, delle decine di migliaia, forse anche di più, di anni. Ma se ragionavano in quell'ottica, sapevano benissimo che il nostro è un pianeta pericoloso, instabile. Quindi, se tu devi fondare una tua civiltà su un pianeta che periodicamente va incontro a, diciamo, problemi non indifferenti, come per esempio lo spostamento di 30 gradi dei poli, dove le metti quelle civiltà? Qual è la zona più sicura? Cioè, se tu la metti, non so, facciamo un esempio, se la metti dove è la Germania adesso e arriva la botta, se ti va bene la Germania te la ritrovi all'equatore e ti è andata bene, ma se ti va male te la ritrovi al Polo Nord. Se invece Sì. sei all'equatore, se ti va proprio male te la ritrovi ai tropici. Tant'è vero che Ollantaytambo, l'isola di Pasqua, eccetera, non sono finite al Polo Nord. Quindi quella è una delle ipotesi che faccio io, ma l'ho proprio buttata lì, eh. Io faccio anche una mia ipotesi personalissima, umilissima. Abbiamo detto che la comparsa dell'Homo sapiens è all'incirca 300.000 anni fa. Facendo un brevissimo conto che noi in 10.000 anni siamo dove siamo oggi. E siccome l'Homo sapiens, cioè noi 300.000 anni fa eravamo già presenti, nell'arco di 10.000 anni quante civiltà abbiamo potuto creare? Almeno una trentina. Testimoni, secondo me, almeno dagli scritti appunto di Platone, dei testi di Edfu, insomma, che comunque il nostro pianeta è soggetto a delle periodiche catastrofi. Quindi magari queste civiltà hanno anche imparato a sapere quando più o meno sarebbero accadute, la loro dinamica, magari le hanno anche vissute e hanno capito qual era il punto del geoide dove magari poter costruire senza che subissero ulteriori danni. Però Io, questa è una mia personalissima. io non posso che essere d'accordo con quello che dici tu. Personalmente, considerando
quello che dice Platone è un testo scientifico, c'è scritto quello, perché Soncis parla, ci furono tante di queste catastrofi e ce ne saranno tante altre, quindi loro non sono stati testimoni solo dell'ultima, quindi stanno confermando esattamente quello che dici tu. E sapevano anche calcolarle, questo lo sappiamo che lo sapevano calcolare, perché ci hanno avvisato in tutto il pianeta, hanno avvisato il Noè di turno, oh, datti una mossa perché sta arrivando, scava, costruisci la barca, scappa, metti in salvo i semi della vita perché sta arrivando. Quindi era prevedibile e loro sapevano prevederlo. Lo stesso Platone diceva una cosa molto interessante, Platone diceva che l'inverno del grande anno è un diluvio universale. E il grande anno ha a che vedere col ciclo precessionale, quindi loro in qualche modo sapevano calcolare questa cosa. Noi non lo sappiamo calcolare, o perlomeno non ci siamo ancora impegnati perché potremmo, secondo me, impegnarci un po' meglio se prendessimo atto di queste cose a cercare di capire qual è il prossimo incrocio, perché si tratta alla fine di fare degli incroci orbitali, quindi non c'è nulla di stravolgente in questa tecnologia. Chiaramente che deve applicare tutto quello che oggi abbiamo a fare quel calcolo, cosa che non stiamo facendo. Tra l'altro non vorrei portare sfiga, ma se uno dovesse anche prestare un minimo di attenzione a quello che c'è scritto nei miti e nei testi sacri, diciamo che siamo abbastanza alla scadenza, no? Però adesso Aiuto. io tengo le mani alte, non vorrei dare adito. Va bene, no, adesso non andiamo nel negativo. Allora, dove eravamo arrivati? Qua ci sono delle bellissime animazioni che ha fatto Phil e si è stancato tantissimo, infatti non fa domande perché tutte le energie le ha dedicate a fare le animazioni, che ha fatto un po' di animazioni di questo polo, di questo circolo polare artico centrato sullo Yukon. Quindi qui vedete quello che era il circolo polare artico, allora, qui vedete quello che era questo grande cerchio equatoriale, infatti passa, adesso lì è molto piccolina, passa esattamente sopra l'isola di Pasqua, che allora era un po' più grande. In realtà i miti ci dicono che era un arcipelago, non era un'isola. Qui lo vedete che passa per Giza, per esempio, per la piana di Giza, attenzione, non per le piramidi, se no domani qualcuno dice, ah, lo vedi che le piramidi le hanno fatte 40.000 anni fa? No, la grande piramide l'hanno fatta dopo il diluvio, tutte le che ci andiamo intorno. È Giza, e infatti c'è scritto che la piana di Giza era già stata scelta. C'è scritto sui testi, sui muri del tempio di Edfu in Egitto. Basta leggerlo, cioè voglio dire, non è che c'è da inventarsi nulla. Si legge, c'è scritto quello, punto. Quello c'è scritto. Qui vediamo che passa per Angkor Wat, per esempio, questa equatore. E l'ultima delle animazioni l'ho messa lì perché è molto E interessante. Mohenjo-Daro pure. È Mohenjo-Daro. L'ho messa lì perché è molto interessante. Io in questa grande Zelandia, no? Lo vedete, quel continente sommerso che si vede lì, la Nuova Zelanda è questa, no? Questa è la Nuova Zelanda e qua si vede chiaramente quello che era un continente sommerso, quello che è un continente sommerso oggi e che allora non lo era. Beh, sarebbe interessante andare a dare un'occhiata da quelle parti a vedere cosa salta fuori. Soprattutto quando in tutte queste isole che puntinano ancora, diciamo, le vette di questo continente, in tutte queste isole troviamo delle forme megalitiche che non sappiamo attribuire a nessuna delle popolazioni locali, semplicemente perché sono quello che è rimasto di quello che c'era prima di noi, è rimasto fino a noi. Per cui mitico Phil per queste animazioni che poi condivideremo col gruppo. Quindi abbiamo, Verissimo. abbiamo spostato la barra un pochettino, almeno 80-100 mila anni fa c'erano già questi signori qua. Mm. A meno che qualcuno non spieghi tutto questo come un'incredibile coincidenza, io faccio davvero fatica. Ne ho trovato qualcun altro. Ora, quelli che vi faccio vedere adesso sono il risultato degli sforzi del nuovo seminario della nuova Academy, quindi condivido 2 o 3 slide della nuova Academy in anteprima. Quando
andiamo a dare un'occhiata dentro di noi, non prima di noi, dentro di noi. Dovrebbe fare un'idea, Mattia, segna, un nuovo libro, Dentro di noi. Quando andiamo a dare un'occhiata al nostro DNA, abbiamo capito, insomma, il primo capitolo di Prima di noi è paleogenetica e parla di quello, cioè parla del fatto che scavando, non archeologicamente parlando, il terreno, la ricerca del nostro passato, ma scavando all'interno del nostro DNA emergono delle evidenze veramente incredibili. Uno, perché sono eclatanti, e due, perché sono coerenti, multidisciplinarmente coerenti con tutto quello che abbiamo visto adesso arrivare da altre scienze. Per cui questa è la forza dell'approccio disciplinare. Fra l'altro, scavare nel DNA è più interessante perché non hai bisogno che qualcuno ti apra i lucchetti di gizza, perché il DNA, insomma, è di libero accesso a chiunque chiaramente abbia la tecnologia per farlo. Quindi è molto più difficile nascondere quello che c'è dentro di noi rispetto a quello che ci sta magari sotto gizza, no? Bene, era talmente impossibile da nascondere che già allora, e quindi quello che vi condivido adesso è tratto da un testo del 1870 di Wallace. Wallace è il coautore della teoria della selezione naturale, cioè non c'è il suo nome sul libro, semplicemente che il libro l'ha pubblicato Darwin. Ma i testi pubblicati da Wallace sono altrettanto validi, tant'è vero che in più di un'occasione Darwin ha concesso, diciamo, a Wallace gli onori di essere un coautore. Insomma, coloro che allora hanno portato alla ribalta la teoria della selezione naturale sono Darwin e Wallace. Wallace, fra l'altro, era un personaggio che si è cimentato in geologia, anche Darwin era un geologo, che si è cimentato in varie scienze, persona illuminata, persona dotata di grandissima mente aperta e spirito critico, al punto che poco più di un decennio dopo l'uscita della teoria della selezione naturale, con grande disappunto di Darwin, Wallace l'ha sostanzialmente uccisa, dicendo la teoria della selezione naturale non si applica all'essere umano. E vediamo cosa diceva 1870 Wallace. Sulla base di diverse analisi, che sono quelle che tratteremo in questa Academy e in questi seminari che faremo in giro per le città, quindi sulla base di diverse evidenze, in particolare sull'analisi del cervello umano, delle caratteristiche del cervello umano, ma non soltanto del cervello umano, anche caratteristiche fisiche come la mancanza di una pelliccia, piuttosto che le nostre caratteristiche da un punto di vista visivo, la pelle, insomma, tanti piccoli dettagli che hanno portato Wallace a dire quello che diceva. La conclusione che vorrei trarre da questo insieme di fenomeni strani che io non si riescono a spiegare è che un'intelligenza superiore ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione e per uno scopo speciale. Cioè, da qua deriva il titolo dell'evento Progetto Sapiens. Wallace sta dicendo, e fra l'altro quando si leggono i suoi testi, con intelligenza superiore non sta parlando di Dio, sta parlando di entità biologiche, quindi ha detto qualcuno, bisognerebbe dire uno scienziato, un gruppo di scienziati ha guidato lo sviluppo dell'uomo in una ben precisa direzione e per uno scopo speciale, Progetto Sapiens. Il Sapiens è il risultato di un progetto a tavolino. Questo stava dicendo Wallace nel 1870. Le moderne ricerche sulla genetica non hanno fatto altro che confermare tutte queste cose. Qualcuno ha messo le mani nel nostro DNA e ha creato questo orfano che si chiama Sapiens, che non ha parenti genitoriali, ha solo parenti prossimi e che è apparso dal nulla come l'essere perfetto per il futuro, non per l'ambiente in cui è stato creato, perché questa è la cosa che tormentava Wallace. Esattamente come l'uomo governa lo sviluppo di molte forme animali e vegetali. Quindi è stato creato come il contadino crea il mulo per aiutarlo nei lavori dei campi, o come, diciamo, l'uomo addomestica, crea le varie razze di animali da tenere in casa, il cagnolino, per esempio. Le leggi dell'evoluzione da sole, e qui sconfessa l'evoluzione naturale,
forse non avrebbero mai prodotto cereali così ben adattati all'uso che ne fa l'uomo. E qui è stato veramente fantastico perché nel progetto non ha incluso solo l'uomo, ma ha incluso anche tutto ciò di cui l'uomo aveva bisogno per sviluppare la civiltà attuale. Questo lo vedremo molto bene. I cereali sono un messaggio estremamente chiaro e preciso. Infatti, nei cereali troviamo di nuovo quelle tracce di manipolazione del DNA che troviamo nel DNA umano. Quindi, quando parliamo di progetto Sapiens, stiamo parlando veramente di un progetto a tavolino fatto da qualcuno allora per creare un mondo nuovo, diverso, abitato dal Sapiens, come il frumento e il grano turco, o frutti come la banana senza semi, il frutto dell'albero del pane, o animali come la mucca da latte Guernsey o il cavallo da tiro di Londra. Questo è Alfred Russel Wallace, 1870. Tra l'altro, nel momento in cui dice questo, sta sconfessando quella che era la sua teoria. Quindi onore veramente al merito. Questo è uno scienziato. Di fronte alle evidenze nuove che gli si pongono di fronte, non esita a sconfessare la sua stessa teoria, cosa che Darwin, per esempio, non ha mai fatto. Ma diceva di più, e questo è il punto chiave che vorrei utilizzare. Alcune delle più alte capacità mentali umane, per esempio la capacità di avere a che fare con la matematica, l'arte o l'uso di concetti astratti, cioè il fatto che il nostro cervello sia capace di combinare insieme memorie di eventi passati e le sue capacità di immaginare eventi futuri per cercare di plasmare il suo futuro, quindi per cercare di pianificare, è una capacità che abbiamo solo noi, ha semplicemente il nostro cervello. E lui faceva notare, è una capacità che viene usata solo dall'uomo moderno in un ambiente culturalmente evoluto, perché è una capacità che il primitivo dell'Amazzonia piuttosto che l'aborigeno australiano non usano, non ne hanno bisogno di quella capacità per sopravvivere, hanno bisogno di altre capacità. E questa è una cosa inspiegabile, perché la selezione naturale produce delle capacità che ti servono nell'ambiente in cui vivi e non ti produce delle capacità di cui tu non hai bisogno, che sono inutili. Mm? Non erano il risultato della selezione naturale, dal momento che sono al di là dell'utilità. Cioè non c'era nessun motivo di creare un cervello così complesso come quello che noi abbiamo oggi 300.000 anni fa, perché non serviva, anzi aveva tutta una serie di svantaggi che minavano la sopravvivenza dell'Homo sapiens e questi li vedremo poi dopo. Quindi non solo era inutile, era anche dannoso quel cervello. Egli sosteneva che queste proprietà si sviluppavano come risultato dell'azione di un'intelligenza superiore che guida l'intelligenza umana e la moralità e l'intero processo evolutivo intenzionalmente. Quindi lui sta dicendo chi ha creato quel progetto Sapiens ha creato quel cervello con le capacità matematiche, con le capacità artistiche, con l'uso di concetti astratti e con tutte queste incredibili vantaggi che hanno per il futuro. Cioè l'ha creati nell'ottica di creare una società avanzata, una civiltà avanzata che è quella in cui viviamo noi oggi. La selezione naturale non l'avrebbe mai fatto questo, perché sarebbe stato inutile, anzi dannoso all'Homo sapiens di 300.000 anni fa. Questo diceva Darwin, questo diceva Wallace nel 1870. Vedremo in questo seminario che non si può fare altro che confermare tutto quello che diceva Wallace, per quanto esso possa essere eclatante. Quindi lui affermava che c'era qualcuno dietro alla creazione del Sapiens. Quindi possiamo in un certo senso dire che Wallace era un creazionista e non un evoluzionista. Non nel senso, diciamo, religioso del termine, ma era un creazionista. Lui ha detto c'era un'intelligenza superiore, qualcheduno ci ha fatto. È abbastanza interessante che i moderni studi sul cervello umano dimostrano che il nostro cervello alla nascita, se non è immerso in un ambiente ricco di stimoli elevati, cosa vuol dire stimoli elevati? Di stimoli culturalmente elevati. Cioè, se il nostro cervello alla nascita è immerso in un ambiente primitivo, dove l'unico stimolo è la fame, la paura, e poi crescendo un pochino la caccia e la riproduzione, non sviluppa queste capacità
cerebrali avanzate di cui è dotato. Perché dico questo? Beh, perché è molto interessante questa cosa, perché vuol dire che il nostro cervello, ha bisogno, per diciamo, sviluppare tutto il suo potenziale, di essere immerso in un ambiente culturalmente evoluto. Proprio fisicamente non si sviluppano queste sinapsi che collegano i neuroni e quindi il nostro cervello è come avere un'auto, diciamo, da Formula 1 scarburata, quindi che non gira bene perché nessuno ha fatto il setup, nessuno ha fatto il training di questa auto di Formula 1. E di nuovo questo va contro chiaramente l'evoluzione naturale, perché l'evoluzione naturale non crea un'auto di Formula 1 se tu hai bisogno di un trattore, crea un trattore, non un'auto di Formula 1. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che questo ci porta a pensare che la cultura non sia il risultato di un cervello avanzato, in grado di pensare, in grado di sviluppare forme d'arte, in grado di sviluppare concetti astratti, ma che sia l'esatto contrario, che sia un cervello in grado di sviluppare concetti astratti, forme artistiche, matematiche, eccetera, sia il risultato dell'esposizione di quel cervello a un ambiente culturalmente evoluto. Ora, capite bene che questa necessità di apprendimento del cervello significa che 300.000 anni fa quel cervello doveva vivere in un ambiente culturalmente evoluto per potersi sviluppare. Per quello che io cito queste moderne ricerche per rispondere a quella domanda, perché stiamo spostando quella sbarra dai 100.000 anni del polo nel nord dello Yukon alla comparsa sul pianeta dell'Homo sapiens. Perché abbiamo detto che l'Homo sapiens è il risultato di un progetto e non so se è chiaro a tutti, vuol dire che c'era qualcuno a capo di quel progetto. Quindi c'era qualcuno in grado di farci, c'era qualcuno in grado di mettere le mani nel nostro DNA, c'era qualcuno in grado di darci le meraviglie che ci hanno resi umani rispetto a, diciamo, il nostro parente, forse parente più prossimo che è l'Erectus. Quindi c'era qualcuno dotato di grandi capacità che ancora oggi noi non abbiamo. Siccome Tra siamo l'altro, comparsi intorno a 300.000 anni fa, è abbastanza evidente che c'era qualcuno dotato di scienza e quindi di una civiltà avanzata 300.000 anni fa, che è ulteriormente confermato dal fatto che il nostro cervello, se non è esposto a un ambiente culturalmente evoluto, non matura. Quindi vuol dire che allora, 300.000 anni fa, se ci hanno dato quel cervello è perché c'era un ambiente culturalmente evoluto in grado di farlo maturare, altrimenti sarebbe stato perfettamente inutile darlo. tra l'altro un ambiente anche protetto, perché se mettiamo anche in ballo un discorso della neotenia, cioè praticamente la capacità dell'essere umano di essere completamente autosufficiente rispetto a un qualunque primate o animale sulla Terra, noi saremmo una preda facilissima, perché noi comunque nasciamo Sì. incompleti. Per poter comunque crescere ci sono diversi anni in cui i genitori ti devono accudire e quindi tu sei completamente indifeso. E quindi comunque quando tu ti sviluppi o comunque aumenti di numero, devi farlo in un ambiente che ti permette di poterlo fare, cioè senza pericoli, senza ostacoli, perché In tu un non... recinto, diciamo, Bravo, è quello volevo dire. Esatto, in un paradiso. sì. No, infatti questa che stai citando, Serena, è la parte di dannosità di quel cervello, cioè non solo era inutile quel cervello nell'ottica della selezione naturale, era pure dannoso, perché come dici tu, per esempio il fatto che noi abbiamo questo cervello di dimensioni incredibili ci costringe a nascere, diciamo, Incompleto. prematuramente, quindi nasciamo con una forma di immaturità fisica e cerebrale che costringe i nostri genitori a guardarci per sostanzialmente almeno i primi 7-8 anni di vita, perché sennò non siamo assolutamente in grado, tanto più in un ambiente come quello dominato dalla megafauna, cioè non saremmo sopravvissuti 5 minuti, no? E quindi sostanzialmente questi sono aspetti dannosi. La selezione naturale non seleziona nulla di dannoso o di inutile. Per questo Wallace ha detto,
Tutte queste cose mi portano a pensare che noi siamo il risultato di un progetto, perché la soluzione naturale queste cose non le fa. E siccome queste cose sembrano fatte per il futuro, è evidente che è un qualcosa di pianificato a tavolino. Questo dice Wallace nel 1870. Adesso capisco perché a scuola si studia Darwin e non si studia Wallace. Perché se ti vanno a studiare Wallace, qualche bambino particolarmente perspicace alza la mano e il professore è letteralmente fregato, non so più cosa dire. Quindi prima di noi c'era una cultura? Quindi prima di 300.000 anni fa c'era una cultura? C'era qualcuno di scientificamente avanzato? Beh, l'abbiamo spostata già di un bel po', eh? Da quel 12.850 siamo arrivati a 300.000 anni fa, eh? Ce n'è ancora uno di indizio e non può mai mancare nei nostri. Come nei miei libri non manca mai il capitolo che si intitola I miti, beh, anche nelle presentazioni non può mancare il capitolo dei miti. E i miti cosa dicono di questa cosa? Beh, i miti come sempre ci dicono tutto. I miti che, come in un bellissimo, anche se trovo sempre inquietante, film di un famosissimo regista che ce la sa molto lunga, anche se non ha voluto chiamarli per nome, li ha chiamati gli ingegneri, però comunque diciamo che il messaggio era abbastanza chiaro. I miti ci raccontano queste cose. Nel poema dell'Atrasis, che è un poema mesopotamico, dove l'Atrasis è il sommamente saggio, è il Noè, ok, Sumero, si narra che quando gli dei erano come gli uomini, quindi con questo gli dei erano come gli uomini, si intende che gli dei, quelli che noi chiamiamo dei, vivevano con gli uomini, stavano sulla terra, lavoravano, sudavano, faticavano, si uccidevano, morivano, mangiavano. Quindi questo ci dice già che non sono dei, ok? Erano esseri biologici. Sopportavano il lavoro e la dura fatica, e qui fa riferimento a quella classe delle divinità Anunnaki di Gigi, che erano, diciamo, non i governatori, ma quelli che lavoravano, la classe operaia, possiamo dire, no? Quelli che lavoravano. La fatica era molto grande, quindi erano stati messi veramente sotto a lavorare. Il lavoro era pesante, lavoravano nelle miniere, lavoravano nelle opere infrastrutturali e c'era molto dolore, quindi c'era molto rancore. Per 10 periodi sopportarono le fatiche, per 20 periodi eccessiva fu la loro fatica per 40 periodi. Lavoravano duramente notte e giorno, si lamentavano e parlavano alle spalle, quindi cominciavano a tramare alle spalle del potere. Brontolavano durante i lavori di scavo e dicevano: incontriamo il comandante che ci sollevi dal nostro pesante lavoro, spezziamo il gioco. Questa è una parte, diciamo, del sigillo di Endusbar, dove sostanzialmente si capisce quello che è stato l'inizio di una rivolta interna alla classe Anunnaki mesopotamica, dove questa classe operaia ha cominciato a rivoltarsi, oppressa dal duro lavoro, e ha organizzato una vera e propria rivolta violenta nei confronti del comandante, e in questo caso il comandante è Enlil, perché il loro comandante era Enki, ma Enki era considerato da loro un padre amico, quindi non si sono rivoltati contro Enki, ma si sono rivoltati contro Enlil. Questo ha creato chiaramente un po' di problematiche che sono state indirizzate dall'Assemblea degli Dei, l'Assemblea degli Anunnaki, quella di cui si trova traccia anche nella Bibbia, per esempio, nei Salmi, forse, sì. È stato deciso in questa assemblea tra l'elite Anunnaki e in particolare con un'idea dello scienziato Enki. Ricordo che lo scienziato Enki aveva un simbolo molto interessante, il caduceo, che è ancora oggi il simbolo della scienza medica. Queste non sono delle coincidenze trascurabili. Che disse: abbiamo fra di noi una Nimma, che è una Belet Ili, una Ninti. Facciamone creare un Lulu, quindi un primitivo. Facciamo che sia un Amelu, quindi un lavoratore, a sobbarcarsi le fatiche degli dei. Facciamole creare un Lulu Amelu, che sia lui a portare il gioco. Quindi cosa sta suggerendo Enki? Sta suggerendo: facciamo un mulo che ci dia una mano a lavorare i campi, perché qua i contadini si sono incazzati di bestia
e quindi non hanno più voglia di zappare il campo a mano, è meglio che facciamo un mulo incrociando, diciamo, un asino con un cavallo e attacchiamo l'aratro al mulo e ce lo facciamo tirare. Quindi facciamo creare questo lavoratore primitivo a chi? A Nimma, che era la sorella di Enki e di Enlil, che era a capo dell'equipe medica di questi Anunnaki. Mm? Quindi era anche lei una scienziata. Questo ci raccontano i miti. Interessante però questa cosa. Mm? Bene, troviamo diverse evidenze, anche grafiche, artistiche, di questo confabulare scientifico di Nimma a sinistra, di Enki a destra, di cui una è veramente eclatante, che è questa, perché si vede chiaramente la dea con in mano un pargolo, si vede chiaramente un ambiente, boh, io sarà che sarò deviato da queste cose, ma a me sembra il classico laboratorio, no? Con le provette, diciamo, chiaramente un po' stilizzate, però si vede chiaramente un ambiente dove c'era qualcuno addetto a fare qualche tipo di lavoro. Quindi questa è la rappresentazione scientifica della casa del soffio della vita, perché così si chiamava la casa dove gli dei creavano, la casa del soffio della vita. Giusto se qualcuno ha letto la Genesi e la Bibbia, si fa un'idea del perché del soffio della vita. Bene, quei 40 periodi di cui si parlava nel sigillo sono 40 SARS, ok? Un SARS è l'equivalente di 3600 dei nostri anni. Secondo Sitchin è l'equivalente dell'orbita del pianeta Nibiru intorno al Sistema Solare, ma possiamo anche trascurarlo questo, sono 3600 anni, quindi 40 periodi vuol dire che questi signori qui hanno aspettato 144.000 anni prima di organizzare questa ribellione. Siccome nei testi c'è scritto che questi Anunnaki arrivarono sul pianeta all'incirca 450.000 anni fa, sottraendo a quei 450.000 anni fa quei 144.000 anni, finiamo a 300. 300.000 anni avanti Cristo. Oh porca paletta. Sapiens. Ma vuoi No, è vedere che abbiamo... coincidenza. Ma vuoi vedere che abbiamo trovato i capi del progetto Sapiens di Wallace? Tra l'altro è molto interessante perché la Dea Madre, questa divinità ancestrale comune a tutti i popoli del pianeta, secondo i calcoli fatti da, per esempio, Sforza, un ricercatore recentemente scomparso genovese, risale, diciamo, la Eva mitocondriale che io associo alla Dea Madre, risale a circa 250.000 anni fa. Quindi siamo comunque nel periodo caldo, nel periodo interessante. Quindi vuoi vedere che questa Eva mitocondriale era proprio fisicamente nostra madre, quindi era proprio la Dea Madre ed è proprio quello il motivo per cui tutti se ne ricordano in giro per il pianeta, perché era la nostra madre biologica. Quindi direi che questo è un altro pallino interessante che ci potrebbe un attimino far capire qual è la risposta, quando quella civiltà ebbe origine su questo pianeta. Beh, un po' prima di 300.000 anni fa, mi verrebbe da dire. Se uno desse retta a quello che c'è scritto nella Trasis, e non vedo perché non bisognerebbe darci retta dal momento che tutto torna perfettamente, mi verrebbe da dire, diamo retta a quello che dicono loro. Sono arrivati 450.000 anni fa. Se sono arrivati 450.000 anni fa, la domanda è da dove sono arrivati. Però diciamo che abbiamo aiutato un attimino a capire quando ebbe origine la loro civiltà. Un bel po' di anni fa. Che dite? Ce la siamo cavata? Direi di sì. Insomma, non era mica una domandina facile facile questa qua, eh? Bruno, che dici? Mattia, che dici? Esaustivo, esaustivo come sempre.
Dai, La- pure la tua capacità di sintesi aumenta, vedo, dai. Una domanda, un'ora e mezza, Oh, non lo so. sono stato bravo, scusa, che c'hai da dire? Cioè, No, adesso no. avrai mica da dire qualche cosa. Oh, la mia premessa qual è stata? La tua capacità di sintesi. Quindi la mia capacità di sintesi è migliorata. Beh, per me non è facile migliorare la mia capacità di sintesi. Dai, ho detto 9 e mezza, sono le 9:28, eh. 9:28, No, ragazzi. no, Cioè, infatti, infatti. No, i vabbè, poi miei, sentiremo Bruno che è una new entry che ne pensa del round table. Bruno Dai, non ce si lo vuole scrivi su smutare, Telegram, dai. non si vuole smutare, non si vuole smutare. Serena ne avrà almeno altre 10 di domande. Una Serena, dai, No, vabbè, sparala, dai. Era spara. sull'ultimo argomento che hai parlato, di cui hai parlato, su Ninurza, Genki e la creazione della Melu lavoratore, che si riallaccia anche alle famose, non lo riesco mai a dire, Accelerated Human Region, no? Praticamente veniamo poi a conoscenza attraverso sempre la Trasis, mi pare, che lei opererà poi delle modifiche nel DNA, perché i primi esseri che vengono alla luce non camminavano, avevano un occhio oppure non digerivano e fatalità, il nostro DNA presenta in questo DNA spazzatura delle modifiche impressionanti che rispecchiano appunto Mm. queste compiute tra Enki e Ninurzag. Eh sì, sono queste strane coincidenze che capitano, no? La logica è molto semplice. Diciamo che se per assurdo tu oggi mettessi le mani nel nostro DNA e vai a toccare quel pezzetto di DNA che so io che governa l'utilizzo delle mani, perché cerchi di migliorarlo, e fai qualche casino, perché fai un errore, è probabile che comprometti l'utilizzo delle mani, no? E casualmente quello che dici tu è proprio così. Nei testi dove Ninosag dice dei tentativi falliti di creare questo Lulu Amelu e spiega tutti i problemi che c'aveva, tutti i problemi che lei va a elencare sono problemi che la moderna tecnologia genetica identifica in quelle zone del DNA che sembrano innaturalmente modificate, quindi dove qualcuno ci ha messo le mani. Quindi è di nuovo tutto estremamente coerente, stranamente. Ce n'è un'altra di forma di coerenza incredibile, è il soprannome della Dea Madre. Qual era il soprannome della Dea Madre? Mami. Di questa Ninursak? Mami. Quindi adesso quando chiamate mamma in tutte le varie lingue, dal veneto al romano, al torinese, al polacco, eccetera, sapete che la chiamate mami perché era la mamma, che io lo trovo estremamente interessante e affascinante. Sì. Bene, allora chiudiamo qua e ci vediamo la prossima volta. La prossima volta qual è la domanda? Ce l'abbiamo già la domanda della prossima volta, vero? È quella Ah, sulla la fisica del cataclisma, vero? Ah, dovrebbe averla segnata Serena, il suo compito era questo. senti, stai calmo, eh? Dai, adesso non litigate davanti a tutti, perché poi dopo mi tocca mettere tutti i beep e tutte le varie cose. Ho appena Vabbè, detto ma che siamo il un nostro è un team. amore. Sì, ma io e Filippo è così, cioè se non ci stuzzichiamo amorevolmente non ci vogliamo bene. Sì, credo che fosse proprio quella, adesso non me la Sì, ritrovo, sto sì, guardando è sul quella gruppo. dove dobbiamo parlare. Di gravità. Sì, no, 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 no. Dove parleremo della fisica del cerchione, Serena, te la ricordi, la fisica del cerchione, vero? Sì, lì proprio illuminata. Quando mi hai fatto quell'esempio ho capito tutto. Anche la fisica di Newton ho capito addirittura, guarda, quando mi hai fatto quell'esempio. La fisica del cerchione è bellissima. Va bene. Del Grazie, gonnista. grazie a tutti, ragazzi, è sempre un grande piacere. Stasera purtroppo non ci avevamo Alessandra e Mimmo, ma la prossima puntata ci saranno. Magari Bruno ci sarà col microfono funzionante, che così riusciamo a sentirlo, però grazie comunque di esserci stato e vi auguro una buona serata e sono sempre tanto contento di avervi come amici.
Ciao a tutti. Anche noi. Ciao, grazie Max. Ciao. Ciao, ciao, ciao.